Ciao ragazzi, oggi parliamo di Mike Katz, detto Superman e Big Mike, uno dei bodybuilder di maggiore influenza della Golden Era. Mister America, Mister World, vincitore delle alte taglie al Mister Universo, più volte in gara sul palco del Mister Olympia. Uno dei pionieri che hanno contribuito a portare lo sport del bodybuilding all'attenzione del grande pubblico. Lo ricordiamo come uno dei protagonisti del docufilm Pumping Iron, che lo ritrae a confronto con Ken Waller, Roger Walker e Paul Grant, e vicino ad Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Lou Ferrigno e tutti i più noti campioni dell'epoca. Ex giocatore di football professionista, Mike era famoso per il fisico alto e imponente, caratterizzato dal petto possente sostenuto da una enorme gabbia toracica che reggeva al confronto con quello del più famoso Arnold Schwarzenegger. Un look da supereroe che lo faceva emergere su tutti i palchi di gara. Una figura atletica simile a quella della quercia austriaca. E, di fatto, nei primi anni 70, Mike fu per qualche estate compagno di allenamento di Arnold, in un connubio nel quale, spronandosi l'un l'altro, i due atleti arrivarono a toccare l'apice della loro condizione fisica, aggiudicandosi i titoli più prestigiosi. Oltre ad essere un atleta di successo, Mike Katz è stato anche un uomo completo, che ha saputo bilanciare la sua passione per il bodybuilding con l'attività di insegnante e la vita familiare. Un grande interprete dello sport che, anche terminata la carriera agonistica, è rimasto vicino al mondo del bodybuilding e del fitness in veste di promotore e divulgatore e ancora oggi, a oltre 80 anni di età, nonostante i problemi di salute, rimane una fonte di ispirazione, portatore di un messaggio positivo per chiunque si trovi ad affrontare periodi di difficoltà. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Michael Katz nasce il 14 novembre 1944 a New Haven, in Connecticut, sulla costa est degli Stati Uniti. Anche se sembra difficile crederlo per chi lo ha visto e conosciuto come l'atleta possente che spiccava sui palchi di gara, da ragazzino Mike viene bullizzato dai compagni per le sue origini ebraiche, per gli occhiali e il fisico minuto, e soffre di problemi di autostima. Troverà nello sport e nell'allenamento con i pesi un mezzo per ricostruire la sua identità e superare i complessi di bambino. Si avvicina al bodybuilding dopo essere stato ispirato da Steve Reeves, che vede sul grande schermo nei panni del mitico Ercole. In seguito sulle riviste del settore troverà ulteriore ispirazione scoprendo altri grandi atleti e campioni, da John Grimek a Reg Park a Bill Pearl. Il suo fisico reagisce bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi e Mike esordisce sul palco di gara nel 1963, appena diciottenne, partecipando al concorso di Mr. Connecticut. Si piazzerà secondo in classifica, un risultato che lo galvanizza facendogli capire che ha il potenziale per emergere in questo sport. Negli anni seguenti continuerà a gareggiare ottenendo buoni piazzamenti in competizioni via via sempre più prestigiose. Ricordiamo i 2 quarti posti ottenuti rispettivamente al Team Mister America AAU del 1964 e al Mister New England AAU del 1965. Ma la carriera sportiva del giovane Katz non è solo incentrata sul bodybuilding. A scuola Mike pratica ed eccelle nell'hockey, nell'atletica e soprattutto nel football, tanto che dal 1966 al 1968 ha giocato a livello professionale nella NFL, nella squadra dei New York Jets. Purtroppo nel 1968 un brutto infortunio ad una gamba mette fine alla sua carriera nel football e Mike deve rifarsi una vita. Si reinventa mettendo a frutto i suoi studi universitari e diventando un insegnante scolastico, un'attività che lo vede impegnato la mattina fino alle 2 del pomeriggio e gli lascia ampio spazio per coltivare a tempo pieno la sua passione sportiva per il bodybuilding, soprattutto durante le vacanze estive. Così, dopo una pausa di un paio d'anni, Mike torna sui palchi di gara nel 1969, conquistando un prestigioso secondo posto nella categoria alte taglie al Mister America IFBB. Atleta appassionato, gareggerà ancora per oltre un decennio. Nel 1970 conquista il titolo di Mister America IFBB, confermandosi come uno dei migliori atleti della sua epoca e continuando la sua scalata ai vertici dello sport. Nei primi anni 70 Mike conosce e fa amicizia con Arnold Schwarzenegger. I due hanno la stessa taglia fisica e caratteri compatibili, si trovano bene insieme e diventano compagni di allenamento spingendosi al limite l'un l'altro. Mike spenderà alcuni estati a Los Angeles per allenarsi insieme ad Arnold in preparazione per le gare e i miglioramenti nella condizione fisica saranno evidenti per entrambi.
Nel 1972 Katz vince il concorso di Mr. World e la categoria alte taglie al Mr. Universo IFBB. Nel 1973 sarà terzo, dietro a Lou Ferrigno e Ken Waller, al Mr. Universo. Anche se spesso non riesce a conquistare la prima piazza in classifica, sul palco è uno dei beniamini del pubblico, che apprezza il suo fisico imponente, 1,85 m per circa 105 kg di muscoli solidi e definiti, il petto eccezionale e il posing carismatico. Dal 1976 al 1981 gareggerà come atleta professionista, partecipando a 2 edizioni del Mister Olympia. Ricordiamo il secondo posto conquistato nei pesi massimi al Mister Olympia del 1976, dietro a Ken Waller. La sua carriera e popolarità raggiungono l'apice nel 1977, quando partecipa come uno dei personaggi principali al docufilm Pumping Iron. Il documentario porta il bodybuilding all'attenzione del grande pubblico, conferendo alla figura di Mike un'aura mitologica che resiste ancora oggi. Concluderà la carriera agonistica con una 15ª posizione al Mister Olympia del 1981. A 37 anni, con una carriera di insegnante e una famiglia alle spalle, Mike deciderà che è arrivato il momento di lasciare l'agonismo e dedicarsi ad altro. Rimarrà comunque vicino al mondo dello sport in veste di divulgatore, organizzatore e promotore di eventi sportivi, continuando in parallelo la sua attività di insegnante. Nel corso degli anni Mike è stato insignito di diverse onorificenze per la sua dedizione e il contributo dato alla crescita del mondo del bodybuilding e dello sport. Ricordiamo in particolare l'Arnold Classic Lifetime Achievement Award ricevuto dalle mani di Arnold Schwarzenegger nel 2025, manifestazione nel corso della quale abbiamo trovato un Mike ottantenne che ha toccato il cuore della platea, parlando della battaglia che ha dovuto condurre contro il cancro. Un uomo piuttosto provato ma positivo, ancora una volta una ispirazione per tutti, soprattutto per quanti si trovino ad affrontare una situazione del genere. Atleta di punta, per diverso tempo compagno di allenamento di Arnold Schwarzenegger, all'apice della sua carriera sportiva, in palestra Mike Katz si allenava con i metodi in voga all'epoca, quindi con allenamenti ad alto volume e frequenza. Nel corso dell'anno periodizzava il suo allenamento in 3 fasi da 4 mesi ciascuna. Durante la prima fase, nel periodo lontano dalle competizioni, faceva 4 sedute in palestra a settimana, allenando ogni gruppo muscolare 2 volte nell'arco dei 7 giorni. Durante la seconda fase portava le sedute di allenamento settimanali a 5, continuando con la split della fase precedente, a cui aggiungeva una seduta per i muscoli carenti, che in questo modo venivano allenati 3 volte a settimana. Per prepararsi per le competizioni passava alla fase 3, durante la quale adottava una double split routine, che lo vedeva impegnato in palestra 2 volte al giorno per 6 giorni a settimana, durante i quali sottoponeva ogni gruppo muscolare a 3 sedute di allenamento, eseguendo 20-30 serie di lavoro per ogni distretto muscolare. Durante l'estate, quando si allenava alla Gold's Gym di Los Angeles con Arnold, usavano spesso la tecnica delle super serie, alternando ad esempio serie di distensioni su panca piana per il petto con set di pull-ups per i dorsali. Una tipica split settimanale era la seguente: lunedì petto e schiena, martedì gambe, mercoledì spalle e braccia, giovedì ancora petto e schiena, venerdì gambe, sabato spalle e braccia. La domenica era dedicata al riposo e al ripristino delle energie. Mike era famoso per il torace enorme e ammetteva candidamente che la sua enorme gabbia toracica era un tratto genetico, un dono di natura, ma ricordava anche che per sviluppare i pettorali al massimo aveva dovuto lavorare con grande impegno per parecchi anni. Un tipico allenamento per il petto di Mike, nel periodo lontano dalle competizioni, era il seguente. Cominciava eseguendo 8 serie da 6-8 ripetizioni di distensioni con bilanciere su panca piana. Proseguiva poi con 5 serie da 6-8 ripetizioni di distensioni su panca inclinata con bilanciere. Infine completava il lavoro con 5 super serie di croci su panca piana alternate con dips alle parallele, nelle quali eseguiva 8 ripetizioni per esercizio, per un totale di oltre 20 serie di lavoro. Sul piano alimentazione, Mike ricorda che non amava consumare grosse quantità di cibo nei singoli pasti, piuttosto preferiva fare 5 pasti moderati al giorno. Per quanto riguarda i macro, in linea con le pratiche in voga all'epoca, privilegiava un'alimentazione ad alte proteine e medi grassi, mentre moderava l'apporto dei carboidrati, che venivano consumati soprattutto nel pasto pre-workout e in specifici giorni di refeed. Fra i suoi alimenti di riferimento ricordiamo che consumava quasi 2 kg di carne al giorno, che accompagnava con uova, verdura e frutta. Ogni 3 giorni mangiava anche pasta e fiocchi d'avena per ripristinare le scorte di glicogeno e i livelli di energia.
Riassumendo, Mike Katz è stato e rimane una figura iconica del bodybuilding della Golden Era. Seppur senza vantare un palmarès ricco di titoli come altri campioni dell'epoca, la sua figura carismatica e accattivante, esaltata dalla partecipazione al docufilm Pumping Iron, lo ha reso uno dei beniamini del pubblico, accanto a personaggi quali Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Lou Ferrigno, Serge Nubret e tanti altri. Grande atleta, di lui apprezziamo anche il carattere e la personalità affabile, i trascorsi di insegnante e uomo di famiglia responsabile che ne hanno fatto un ottimo portavoce per lo sport. Anche in età avanzata Mike Katz ha dimostrato la sua forza d'animo, affrontando con caparbietà una dura battaglia contro il cancro, diventando così un simbolo di speranza per chi si trova ad affrontare momenti difficili. Il suo messaggio più significativo è stato espresso nel 2025, durante il discorso di ringraziamento per l'Arnold Classic Lifetime Achievement Award, dove ha detto: ogni volta che qualcuno ti dice che non puoi farcela, tu rispondi: io posso farcela, posso farcela. Campione sul palco e nella vita. Consapevoli della difficile battaglia che sta conducendo, noi gli auguriamo ancora tanti anni di serenità. Ciao, alla prossima!